Quando poi, dopo qualche tempo, quando ero presidente, c'è stata una riunione a Washington organizzata dall'ambasciatore d'Italia. Sì, è stata la famosa riunione che poi appunto a Washington. a Washington, e poi con partecipanti sia americani che italiani. E io sono andato lì e ho presentato questo di nuovo, spiegando la situazione, cioè come a quel momento già il processo cominciava ad andare avanti, insomma, i progressi che si erano fatti. Sì. E lì a quel meeting c'era Luigi Rossi Bernardi, che era il capo del CNR, e mi è venuto a parlare e dice, se fai questo perché non vieni in Italia, organizziamo un progetto genoma italiano. Ho detto va bene, vengo. Infatti questo è stato quando sono venuto in Italia, non in maniera permanente, ma così un po' temporanea, passando parecchi mesi qui, eccetera. Così. Si è sviluppato questo progetto italiano, ma naturalmente, dati i mezzi molto limitati che avevamo, potevamo solo limitarci a considerare alcuni punti specifici, considerare certe parti di un certo cromosoma, tutto questo. C'è stato un contributo, ma un contributo molto limitato su questo. Ma nel progetto, quando lanciato per l'Italia nella riunione di Washington, non c'era stato, se non vado errata, un supporto, anche una spinta in quel momento da Montedison in quel progetto cultura, o no? No, quello non c'entrava. Insomma, non ha partecipato in maniera diretta a quello. E così poi, insomma, alla fine, questo progetto in Italia è durato 5 anni, alla fine dei 5 anni, naturalmente, con le cose vanno in Italia, dicevano che volevano considerare, ma bisognava fare un pre-presentazione, una pre-analisi, un'analisi, tutto, ci vuole anni per l'uno e l'altro così. Insomma, dopo alla fine, 3 o 4 anni, ho detto, guardate, non pensateci più che non vale la pena, anche se volete fare ormai è troppo tardi completamente, perciò l'idea è stata abbandonata. E allora, avendo sviluppato connessioni durante quel periodo con un gruppo di ricercatori di Milano, che era del CNR di Milano, e che insomma erano interessati a quello che avevo cominciato a fare sui geni della mammella e del cancro della mammella, e insomma ne abbiamo parlato, e loro dicevano che era bene continuare questo lavoro qui a Milano, perché a Milano c'è l'Istituto dei Tumori, dove hanno molti cancri umani, e perciò dove avrebbero potuto ottenere del materiale per studiare il cancro umano, che negli Stati Uniti è molto difficile da ottenere, perché negli Stati Uniti, quando c'è un campione di cancro, insomma, essenzialmente vogliono usarlo tutto per esaminare in dettaglio qualunque, insomma, per non avere sorprese di nessun tipo, che è molto, insomma, piuttosto esagerato, ma però che è comprensibile. E allora, così, ho deciso che valeva la pena. Ci siamo messi insieme per un po' di tempo, ho lavorato qui con loro. Era il gruppo dove c'era Vezzoni? Il gruppo dove c'era Vezzoni, ma c'è una ricercatrice molto brava che si chiama Ileana Zucchi. Ah sì. E lei era quella veramente che faceva tutto, perché gli altri erano così accessori.